secondo una nutrita fetta di utenti che hanno commentato, sono molto critico. Sono un pessimista. Il che è vero. Cioè, il che è verissimo. Non sono qui per decretare guerra, o meglio, ecco, non ci sarebbe neanche da scherzare e da farla uscire una parola del genere in questo contesto, ci mancherebbe altro. Anzi, eh, incasso, ma non è che incasso, io vi do ragione. Vi do ragione. Io non sono qui per nascondermi come ho risposto a un ragazzo, no? Assolutamente è vero. È vero. Quando mi si dice che sono forse anche eccessivo nella negatività, nel pessimismo, che appunto critico con estremo vigore, è tutto vero. Non posso assolutamente negarlo e non voglio, ci mancherebbe altro, anzi, se non lo riconoscessi sarebbe molto molto più grave. Un'altra cosa che è grave è che non voglio lavorarci. Non voglio lavorarci sicuramente non parlando del tema Italia. Cioè sul tema Italia, se facciamo passare come un successo la gara di ieri, io mi spiego, se la gara di ieri la facciamo passare come un successo, io mi spiego davvero del perché, levata la parentesi dell'europeo, l'Italia sono almeno un decennio che davvero fa delle figure barbine, per non dire altro. Perché la gara di ieri penso che soltanto chi non l'abbia vista, ma anche chi l'ha soltanto ascoltata per radio, anche quelli credo che si siano fatti un'idea interessante. Ieri abbiamo visto degli obbrobri contro una nazionale, io non so come definirla, l'Israele, ma quello che mi fa, tra virgolette, sorridere è che in tanti derubricano in qualche modo, no, i gol subiti a autogol. Sì, Neschio, però i gol ce li siamo fatti noi, noi abbiamo fatto 7 gol, altrimenti... Cioè, come se questo fosse un sminuire e non evidenziare delle lacune, no, le sminuiamo perché ce li siamo fatti noi. A parte che guardiamoli i gol anche che ha realizzato l'Italia, no, perché se no troviamo degli errori tecnici soltanto i gol subiti. Guardiamo anche quelli fatti e quanti errori anche dall'altra parte. Ripeto, io ho visto due squadre che ieri non hanno, due nazionali, perché parliamo di nazionali, che ieri hanno lasciato molto a desiderare e dell'Israele mi frega il giusto, ma dell'Italia onestamente sì. Aspetta che adesso ne parliamo e ne discutiamo in maniera più approfondita. Prima, come al solito, se volete, vi invito, come sempre, ormai lo sapete meglio di me praticamente, potete lasciare un like, potete anche, come si dice, offrire il punteggio hype, quindi potete anche hypare se vi va. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e vi ringrazio perché comunque siete sempre formidabili sotto questo aspetto, sia su YouTube ma su tutte le piattaforme social, Facebook, TikTok, Instagram, adesso anche Telegram, siete praticamente sempre, no, lì intasati. Grazie, 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 grazie. Tornando all'Israele, Israele-Italia, una roba che voglio dire, no? Sul discorso autogol. L'Israele ha tirato 7 volte in porta, così come l'Italia. Hanno tirato 7 volte in porta. Prima dell'autogol di Locatelli, io vorrei ricordare che abbiamo subito due occasioni da gol importanti. Prima dell'autogol di Locatelli. Cioè, l'autogol non è casuale. Cioè, quello che mi fa arrabbiare è che sembra tutto casuale. Sembra tutto dettato dalla fortuna. L'Italia ha offerto una discreta prova dalla metà del primo tempo al 60-70esimo. Lì ha avuto del furore, ma anche lì nella fase iniziale del secondo pure ci sono state delle defezioni. Ragazzi, noi vinciamo questa partita, ma nell'ultima azione, palla buttata in mezzo,
ci salviamo grazie di Lorenzo là a testa con l'avversario. Questa è una partita che è finita 4-5 per l'Italia, poteva tranquillamente finire 5-4 per Israele, e sono sicurissimo che lì poi il commento generale sarebbe senza ombra di dubbio cambiato. Ma noi non possiamo analizzare o valutare il livello o la partita soltanto per il risultato finale, ragazzi. Sta roba purtroppo la facciamo sempre, e alcune volte, magari spesso, anche io sono quello che mi faccio in parte influenzare dal risultato finale. È normale, credo che sia anche logica conseguenza, ma ragazzi, ieri ci sono stati degli errori macroscopici da una parte e dall'altra. Ribadisco, bellissimo il secondo gol di Ken, per esempio, ma pallone buttato in mezzo, ci sono due svirgoloni. Il gol che fa Tonali, ragazzi miei, per carità, ma è praticamente un tiro che passa lì in mezzo tranquillamente. Cioè, ieri, ribadisco, te la sei sudata contro l'Israele, ragazzi. Io ho visto due nazionali sullo stesso livello, e parliamo dell'Israele. Io prima di questo girone, prima che iniziasse, io dicevo, quest'anno no, ce la giochiamo, ma non siamo a livello della Norvegia, ragazzi. Non siamo a livello della Norvegia, non so se le vedete la partita, questo è il discorso. Non siamo a quel livello là. Ieri Solomon, un giocatore come Solomon, ci ha fatto impazzire. Ci ha fatto impazzire. Parliamo di Solomon. Ci ha fatto impazzire. Ci sono delle defezioni importanti. Questa squadra ha giocatori che è palese. Alcuni non possono giocare con la difesa a 4, altri fanno fatica con la difesa a 3. Non abbiamo ancora una struttura. Il primo a essere preoccupato, non so se avete ascoltato le parole a fine gara, è lo stesso Gattuso. Non è che me le sto inventando io queste robe qua. Per carità, contenti che in qualche modo l'abbiamo sfangata, l'abbiamo portata a casa, ma non pensiate che, come posso dire, i problemi siano passati, siano alle spalle. Adesso, no, si va dritti e si va forti. Ragazzi, non è questa. Forse magari sì, attenzione, magari sì, lo spero e avete ragione, ma non è questa la partita per dire che, no, adesso stiamo tornando alla nazionale di un tempo, perché quella partita di ieri, se l'avete vista davvero, vi dice l'esatto opposto, ragazzi miei. Una squadra che è sempre titubante, non è mai conscia del pericolo. Anche sul 4-2 non puoi stare tranquillo. Ribadisco, contro Israele cosa succede quando si alza il livello e diventa medio-alto? Non alto, medio-alto. Cosa succede, ragazzi? Non scherziamo, non scherziamo, non scherziamo davvero. Quindi ribadisco, e per concludere, io sì, sono critico, sì, sono anche un po' negativo, senza ombra di dubbio, ma credo mai come in questo caso ho anche delle ragioni per esserlo. Cioè non me lo invento io che l'Italia non va ai mondiali dai mondiali da più di un decennio. Non me lo invento e non me lo sto inventando io, ragazzi. E il mondiale, il prossimo, è lontano ancora, è molto lontano dall'essere raggiunto. E poi un'altra cosa, cioè che siamo, il bello è che adesso stiamo lottando, lottiamo per la qualificazione ai mondiali, e mettiamo che lo raggiungiamo. Credete che questa nazionale sia competitiva? Credete che lo sia? Non per vincerlo, non per entrare nei primi 8, per passare il girone. Credete che sia competitiva questa nazionale qua? Oh, non lo so, francamente. Quindi io forse sì, sono eccessivo, ma tutto questo ventata d'ottimismo dopo 4 gol subiti da Israele, ripeto, non è 4 il fatto che tu 4, però il fatto che tu la partita di ieri poteva finire in tutti i modi, cioè poteva finire tranquillamente al contrario, e quindi non ho sicurezza, non ne ho, almeno io oggi. Questo è. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se volete commentate, likeate, iscrivetevi al canale. Io comunque vi abbraccio tutti. Alla prossima.